Buongiorno ragazzi, bentornati. Continuiamo a parlare del romanticismo sotto un altro aspetto, cioè trattando i primi due importanti idealisti tedeschi, Fichte e Schelling, perché Fichte e Schelling sono idealisti ma sono anche pienamente romantici. Si parla di idealismo romantico. Comunque questi due autori sono decisamente più importanti degli altri personaggi del romanticismo tedesco di cui abbiamo parlato sinteticamente nella lezione precedente. Allora, Johann Gottlieb Fichte si chiama, il primo della triade di idealisti Fichte, Schelling, Hegel, propone una teoria che viene anche chiamata idealismo soggettivo, vedremo perché, ma anche idealismo etico, e anche in questo caso vedremo perché. Fichte nasce nel 1762 in un paese della Germania da una famiglia veramente poverissima. Pensate che per aiutare la famiglia deve lavorare sin da quando è molto piccolo, farà anche dei lavori umilianti come il guardiano di oche, e comunque dei lavori in ambito agricolo. Tuttavia viene aiutato da un nobile suo concittadino che ne riconosce l'ingegno eccezionale e quindi, grazie agli aiuti di questo nobile, Fichte può studiare prima nel liceo di Forta, scusate la P diciamo non si legge, Forta, che è uno dei più importanti e rinomati licei tedeschi, e poi di frequentare l'università. Lui prima va a Jena, d'accordo, e poi a Lipsia. Naturalmente Jena, lo sapete, era il centro del circolo dei romantici e quindi lui fa amicizia con alcuni di questi romantici. Le sue condizioni economiche sono comunque misere perché i contributi del nobile che lo aiuta non sono sufficienti. Lui quindi deve dare lezioni private, deve fare anche l'umiliante lavoro del precettore. Lui farà il precettore anche in posti lontani dalla Germania, farà il precettore a Zurigo, farà il precettore addirittura a Varsavia in Polonia. A Zurigo infatti conobbe la moglie. Cosa succede? Nel 1790 abbiamo una svolta. Lui deve dare lezioni private e gli studenti vogliono che lui spieghi Kant. Fichte fino allora non aveva mai letto Kant, lo conosceva soltanto di nome, quindi per poter dare queste lezioni private legge e studia tutte le opere di Kant e resta assolutamente folgorato. Kant gli cambia la vita. Fichte ha davvero una illuminazione. Ha davvero un'illuminazione, il criticismo kantiano lo pervade totalmente, in particolare lui viene esaltato dalla critica della ragion pratica, l'idea di legge morale di Kant. Addirittura dice di aver capito qual è la missione della sua vita, nella sua vita, portare avanti la morale così come era stata descritta appunto dalla ragion pratica. Cambia completamente anche le sue idee filosofiche. Lui prima era un pessimista vagamente spinoziano, è comunque legato all'illuminismo, al determinismo illuministico. Adesso diventa un ottimista idealista, strettamente legato appunto all'idea di legge morale di Kant. Lui ha proprio scrive di essersi sentito all'improvviso felice quando ha compreso la filosofia di Kant, di sentirsi l'uomo più felice del mondo, pieno di energia, voglioso di portare avanti appunto una missione, anche se si trovava in condizioni
miserrime. Questo è singolare, c'è una filosofia, un afflato filosofico, un sistema filosofico che nascono dalla meraviglia e dall'ammirazione di un libro, cioè che nascono dall'ammirazione verso un altro sistema filosofico, cioè da una meraviglia, da uno stupore teoretico nei confronti di una filosofia, di qualcun altro. Ricordate che Aristotele diceva che la filosofia nasce dalla meraviglia, però Aristotele pensava alla meraviglia nei confronti dell'essere, perché esiste l'essere o non il nulla, eccetera. Invece la meraviglia che scatena l'indole filosofica di Fichte, gli fa cambiare completamente orientamento, è una meraviglia di fronte a un pensiero filosofico di qualcun altro, cioè di Kant, d'accordo? E allora lui ha assimilato talmente bene Fichte i principi del criticismo kantiano che nel 91, l'anno dopo, scrive un'opera che si chiama Saggio di una critica di ogni rivelazione, in cui scrive esattamente come Kant e scrive applicando in maniera perfetta i principi del criticismo kantiano. Lui ha anche l'opportunità di andare a Königsberg, di conoscere personalmente Kant e di presentargli questo libro. Tra parentesi, Kant lo delude da un punto di vista umano, continuerà ovviamente ad ammirarlo da un punto di vista intellettuale, però Kant gli sembra una persona un po' fredda, un po' così, insomma, umanamente resta un po' deluso. Non importa. Questo libro, Saggio di una critica di ogni rivelazione, viene pubblicato l'anno dopo, nel 1792, per volere, per intercessione dello stesso Kant, e viene pubblicato in maniera anonima. Che succede? Tutti quanti pensano che sia un libro di Kant. Quando invece Kant interviene per rivelare il vero nome dell'autore, dice non l'ho scritto io, l'ha scritto Fichte, Fichte diventa da sconosciuto che era improvvisamente famoso, d'accordo? Improvvisamente celebre. Tant'è vero che niente meno che Goethe nel 1794 spinge affinché lui diventi professore all'università di Iena, d'accordo? Nel 1794, scusate, nel 1794 Fichte diventa professore all'università di Iena, naturalmente, capite, un anno prima della fondazione del circolo dei romantici. E qui ebbe il suo periodo di maggior successo, di maggior notorietà, fino al 1799. Lui rimase 5 anni all'università di Iena, diventa popolarissimo. E, appena arrivato all'università di Iena, lui scrive la sua opera principale, che ha un immenso successo anche ovviamente presso i romantici, La dottrina della scienza, che lui riscriverà continuamente fino alla fine della sua vita. Vedremo che questo darà problemi di interpretazione. La prima edizione della dottrina della scienza è del 1799. Negli anni di Iena lui scrive tutte le sue opere, diciamo, più importanti. Infatti nello stesso 1794, oppure qualche anno dopo, escono testi fondamentali come il discorso sulla missione del dotto, i fondamenti del diritto naturale, oppure il sistema della dottrina morale, tutti scritti nel 94 oppure immediatamente dopo. Un'altra opera importante però di Fichte, i discorsi della nazione tedesca, vennero scritti nel 1808, ma lo vedremo. Fichte va in disgrazia perché, come è popolarissimo e così via, nel 1709 viene coinvolto in una polemica sull'ateismo. Che significa? Come vedremo, Fichte dice che Dio è l'ordine morale del mondo
E la religione consiste nell'essere morali, cioè la religione, Dio, consiste nel mantenere l'ordine morale del mondo. Questa dottrina, diciamo, era un pochino pericolosa, ricalca un po' quella di Kant, no? Diciamo che Dio per Kant, ricordate, era un postulato della ragion pratica. Dio dobbiamo pensarlo, anche se non potremo mai dimostrare la veridicità della sua idea, perché ricordate, alla base è necessario per la vita morale. Allora sembra che Fichte non sia in contrasto col cristianesimo, non fa di Dio una sostanza, fa di Dio soltanto l'ordine che regge il mondo, anche in vista di un fine, d'accordo? Dio è l'ordine morale che regge il mondo, che fa sì che prevalga sempre il più giusto, lo vedremo questo. E quindi c'è, che succede? Un allievo di Fichte che scrive, lui un allievo di Fichte, scrive che secondo la dottrina dello stesso Fichte si può essere religiosi senza credere in Dio, si può essere religiosi senza essere atei, questo lo esplicita appunto il discepolo, questo discepolo di Fichte, perché la religione consiste solo nell'attenersi all'ordine morale del mondo, di sforzarsi di comportarsi in maniera morale, d'accordo? Quindi la vera religione è seguire la morale, si può essere religiosi anche senza Dio, anche senza atei, anche essendo atei. Fichte viene coinvolto in questa polemica e lui stesso si mette nei guai perché Fichte aveva un carattere molto esplicito, molto sfacciato, piuttosto rude, non incline al compromesso, e quindi Fichte finisce per insultare gravemente le autorità politiche che si sono ingerite in questa questione, eccetera. Insomma, la polemica, invece di essere sopita, viene alimentata dallo stesso Fichte. Fichte alla fine, nel 1799, deve lasciare l'Università di Jena. Eh, la sua fama si riduce notevolmente, il suo successo, non solo per questo scandalo, per la discussione, perché deve abbandonare l'incarico di professore a Jena, ma perché succede che nello stesso periodo un altro idealista, vedremo, Schelling, ottiene un enorme successo con le sue opere. Quindi diciamo che il grande successo di Fichte è breve, dura solo 5 anni, perché poi ci sarà una successiva versione dell'idealismo, quella di Schelling, che avrà talmente successo che Fichte, capite, sarà un po' schiacciato da questo astro nascente, Schelling, che immediatamente gli farà ombra. E quindi Fichte non viene più, non è più così popolare, d'accordo? Ad ogni modo si sposta a Berlino, pubblica altre opere e in realtà ritorna in auge nel 1808 con i già citati discorsi alla nazione tedesca, che sono un'opera che in qualche modo esalta il nazionalismo tedesco proprio nel periodo in cui si sta affermando il nazionalismo tedesco. Quindi questa opera politica fa tornare in auge, diciamo così, Fichte, che era stato un po' dimenticato, tant'è vero che nel 1810 lui diventa, Fichte, professore all'Università di Berlino. Non solo, diventerà persino rettore dell'Università di Berlino. Le opere berlinesi sono comunque tutte meno importanti rispetto alle opere di quei 5 anni a Jena. Sono anche opere specifiche che riguardano la morale, la politica, l'economia. Una piuttosto importante si chiama Lo Stato commerciale chiuso del 1800. Ehm, Ad ogni modo, vedremo qualcosa anche di questo secondo gruppo di opere in seguito. Fichte non sopravviverà moltissimo, muore di colera nel 1814, colera
che gli era stato passato che lui aveva contratto dalla moglie, che l'aveva a sua volta contratto negli ospedali militari, perché la moglie faceva da infermiera ai soldati all'interno degli ospedali militari. Qual è la filosofia di Fichte? Abbiamo detto che lui ama moltissimo Kant, però c'è un problema, forse lo ama in maniera eccessiva, in maniera troppo morbosa. Fichte sostiene che nella sua opera, in particolare La dottrina della scienza, che vedremo ripubblicherà continuamente, rimaneggerà continuamente, questo è un grosso problema per l'interpretazione di Fichte, cambia continuamente idee, riscrive ossessivamente quest'opera fino alla sua morte, anche nel periodo berlinese continua a revisionarla, a rivederla, a riscriverla. E, insomma, lui pensa nella sua opera La dottrina della scienza, di non aver fatto altro che esporre la filosofia di Kant. Lo so che sembra strano. Lui pensa di aver dato un'interpretazione della filosofia di Kant che lo stesso Kant non aveva trovato. Cioè, Fichte pensa che il sistema di Kant, la filosofia di Kant, non sia conclusiva. La filosofia di Kant ha bisogno di un principio fondamentale per essere capita meglio. Cioè, Fichte è così, come dire, presuntuoso che pensa di riscrivere la filosofia di Kant meglio di quanto abbia fatto Kant. Che Kant era talmente geniale che inconsciamente, secondo Fichte, ha indicato la verità, ha dimostrato la verità, l'ha indicata, l'ha dimostrata però senza esprimerla in maniera esplicita. Quindi ci sarebbe un principio nascosto all'interno delle opere di Kant e comunque le opere di Kant devono essere interpretate appunto alla luce di questo principio fondamentale che Kant non ha voluto oppure non ha saputo trovare, d'accordo? E quindi, per quanto sembri incredibile, Fichte sostiene che nella sua dottrina della scienza sostiene di non aver fatto altro che rielaborare in maniera più corretta dello stesso Kant la filosofia di Kant. Lo so che può sembrare singolare, d'accordo? Lui pensa di aver scoperto il principio unificatore nascosto all'interno dell'opera di Kant e quindi di aver dato una versione delle tre critiche kantiane migliore dell'originale, corretta. In realtà questo è molto discutibile, è ovvio che in realtà Fichte crea una filosofia che è completamente diversa da quella di Kant, perché rende la filosofia di Kant una forma di idealismo, una forma di idealismo. Lo stesso Kant avrà modo di protestare nei confronti di Fichte, di dire guarda, ma io non ho mai detto cose del genere, ok? Non ho mai detto cose del genere, però Fichte continuerà imperterrito per la sua strada. Dunque, qual è la filosofia di Fichte? La filosofia di Fichte è basata sul, sull'io, d'accordo? Cioè lui pensa, come vi ho detto, di aver trovato il principio nascosto all'interno delle opere di Kant, il principio che può unificare e rendere molto più semplici le tre critiche, il principio che può eliminare tutta una serie di difficoltà all'interno delle tre critiche di Kant. In particolare, ricordate, il problema è che le tre critiche sembrano un po' contraddittorie l'una con l'altra, invece Fichte dice che mettendo il principio dell'io penso, ricordate il principio kantiano dell'io penso al centro, si possono unificare tutte e tre le critiche, creare un sistema più coerente di quanto Kant stesso abbia fatto. Ricordate che l'io penso kantiano era il principio unificatore, ricordate l'autocoscienza universale originaria, il principio unificatore che fa sì che le categorie possano unificare, possano applicarsi ai dati della sensibilità
e possano unificarle. Il principio di unificazione formale del pensiero, no? Vi ricordate? L'io penso, non era una sostanza, aveva un'importanza nella filosofia di Kant, ma non era la base di tutto l'io penso, era un trascendentale alla base di tutte le forme di unificazione del pensiero, ma non è un oggetto, non è tutta la realtà. Invece per Fichte l'io è tutta la realtà. Quindi Fichte trasforma la filosofia di Kant in una sorta di idealismo, ok? Dice che alla base di tutto vi è l'io. Lo stesso Kant, quando ha parlato dell'io penso, non ha capito questo, non ha capito lui stesso la sua filosofia, e quindi tutto parte ad iniziare dall'affermazione, d'accordo? C'è un io illimitato, un io infinito, illimitato, infinito, che viene posto, o meglio si pone, prima di qualunque altra struttura, d'accordo? Questo movimento, o meglio questo principio, si chiama tesi o anche posizione, ok? Quindi tesi o anche posizione si può chiamare anche affermazione, d'accordo? Fichte semplifica la filosofia di Kant sostenendo che si può in maniera più semplice ridurre a tre principi, che l'io è il primo principio, un io illimitato, un io infinito, un io assoluto. Questo io viene posto prima di tutti, questo io si pone, anzi vedremo anche che si autopone. Perché? Alla base di tutto quindi vi è l'io, è l'attività dell'io. Questo è il primo principio, poi ci saranno altri due. Questi primi principi non sono da vedere come successivi nel tempo, prima ce n'è uno, poi l'altro, sono da vedere come contemporanei, cioè il primo, secondo e terzo, secondo semplicemente un ordine, uno schema logico, d'accordo? Non che davvero c'è il primo, poi dopo c'è il terzo, eccetera. Si tratta soltanto di un ordine logico. L'io è il principio supremo. Prima dell'io non ci può essere niente. L'io non è preceduto da alcun tipo di struttura. E quindi vedete, l'io non può essere posto da qualcos'altro. Quindi l'io si pone nel senso che si autopone. L'io si crea nel senso che si autocrea, perché prima di esso non c'è nulla, d'accordo? Per esempio, la metafisica tradizionale dice che alla base di tutto vi è il principio di non contraddizione, d'accordo? Che anche Fichte, come molti altri, come anche Kant, indica nella variante di Leibniz e Wolff come principio di identità, A uguale A, d'accordo? Cioè, nella metafisica tradizionale si dice che le leggi della logica e della matematica precedono qualunque cosa, cioè sono i principi fondamentali, d'accordo? Tu non puoi pensare per esempio a un io o qualunque altro essere, a qualunque altra struttura, se non sono già operanti i principi della logica e della matematica, in particolare il principio di non contraddizione. Fichte non è d'accordo. I principi della logica, i principi supremi da cui si parte, non possono essere i principi logici, non possono essere i principi di identità e di non contraddizione, perché prima di tutto viene l'io, cioè anche, attenzione, anche i principi logici, anche il principio di identità o di non contraddizione viene posto dall'io, perché viene prima di tutto, d'accordo? L'io, il pensiero, d'accordo? Infatti, dice Fichte, eh, il principio di non contraddizione o di identità A uguale A è un principio puramente formale, cioè significa che nel pensiero
io sto dicendo che A è uguale a, d'accordo? Sto dicendo che A è uguale a, però in realtà per poter dire, d'accordo, che A è uguale a dovrebbe già esserci, d'accordo? Quindi non è possibile che il principio di non contraddizione esista prima dell'esistenza di A, capite? Prima deve esistere A e poi A, cioè A è per lui il principio originario, cioè l'io, il pensiero puro, l'atto puro. Prima poni il pensiero, l'attività del pensare dell'io e poi puoi pensare che io sono uguale a io, d'accordo? Quindi è chiaro? Cioè i principi logici non sono primari, non sono originari, sono posti dall'io. Perché? Per poterli pensare, A uguale A, ci vuole prima l'io che li pensi, d'accordo? Quindi sono secondari rispetto all'io. Io non posso dire A uguale A se prima non c'è A, d'accordo? Prima deve essere posto A, è la struttura primaria è l'io, il pensiero. Se non viene prima il pensiero, io non posso dire pensare che A uguale A, ci vuole prima il pensiero, d'accordo? È il pensiero che pone i principi logici come il principio di identità e di non contraddizione, non il contrario. Attenzione, la stessa cosa vale per l'essere. Secondo la metafisica tradizionale si inizia con l'essere, c'è l'essere e poi l'essere agisce, si muove, opera, d'accordo? Secondo Fichte non è così, cioè prima di qualunque essere ci deve essere il pensiero. Quindi attenzione, l'io dice che l'io, il principio originario, si pone, si autopone perché prima non c'era niente, si crea, si autocrea. L'io, attenzione, non è un essere, è un'azione pura, d'accordo? È un pensiero puro. L'io è proprio quell'intuizione intellettuale che Kant negava. Infatti lui chiama l'io, lo chiama anche io puro, d'accordo? Cioè, che cos'è l'io? Non è un essere, ma è un'azione. Secondo Fichte, prima dell'essere viene l'azione. La metafisica tradizionale comincia con l'essere e poi dice che viene l'azione, cioè ci vuole prima un essere affinché l'essere agisca. Invece, secondo Fichte, l'azione viene prima dell'essere, quindi devi pensare all'io non come a un soggetto, non come una sostanza, ma come pura azione, come pura dinamicità. Pensa per esempio a un oggetto che si muove. Secondo Fichte il movimento viene prima dell'oggetto stesso. Lo so che sembra strano, però Fichte la pensa così. All'origine non vi è una sostanza, un essere, all'origine vi è l'attività dell'essere che precede l'essere. Secondo la metafisica tradizionale, prima viene l'essere, poi viene l'operare. Invece, secondo Nietzsche, scusate, Fichte, prima viene l'operare, l'agire, l'azione, e poi viene l'essere. Quindi l'io puro, lo so che può sembrare strano, l'io puro è un atto, cioè l'io è pura attività, d'accordo? L'io è pura attività. L'io è si pone come atto che precede il fatto. L'io è puro, l'io illimitato, infinito, assoluto. È? Non è un fatto, è un atto, è un'azione pura senza che vi sia un soggetto, prima che vi sia un soggetto che compia quell'azione. Quindi è un atto che precede il fatto, d'accordo? È azione pura, non è un io come sostanza, non è un io come un essere, d'accordo? Questo io assoluto è un'azione che viene prima dell'essere, va inteso come un'azione
pura, un'azione pura, d'accordo? E tant'è vero che lui lo chiama anche Ich-Heit in tedesco. Ich significa io, Heit è per creare l'astratto, no? Il sostantivo astratto. Ich-Heit in italiano potremmo dire iità oppure egoità, capite? L'io non come una sostanza, ma come un'azione, come una egoità, d'accordo? Come, insomma, non lo so, Ich-Heit, non ich, ma Ich-Heit, non io come una sostanza, come un essere, come un oggetto o come un soggetto. Ich-Heit è unità, un'egoità, un io puro, un io che è azione e che non è un essere, è un atto e non è un fatto. Quindi questo è importante, alla base di tutto per Fichte c'è il dinamismo, c'è l'azione, d'accordo? Non c'è qualcosa di statico, questo io è qualcosa di dinamico, è dinamismo puro e lui lo interpreta anche come libertà, d'accordo? Questo io assoluto è dinamismo, questo io assoluto si pone, si autopone, si pone come dinamico, d'accordo? Si pone come dinamico e dinamismo puro è un'azione che precede l'essere, si pone come atto che precede il fatto, si pone come azione che precede l'essere, d'accordo? Questo diciamo che è il primo principio della filosofia di base di Fichte. Allora, attenzione, non è finita qui, perché questo primo principio che si è posto, che si è autoposto, pone anche qualcos'altro, d'accordo? L'io pone qualcos'altro. Che cosa può porre l'io? L'io è assoluto, l'io è infinito, quindi l'io occupa tutto quello che esiste, l'io è tutto quello che esiste, non può esistere nient'altro al di fuori dell'io, ok? Quindi l'io pone qualcos'altro, vedremo perché deve per forza porre qualcos'altro, ma pone qualcos'altro che resta all'interno dell'io. L'io può porre solo qualcosa che è al suo interno, perché non può esistere niente come niente al di fuori dell'io, d'accordo? Fate attenzione, l'io illimitato e infinito non è l'io empirico particolare, cioè l'io di ciascuno di noi, il nostro io, è appunto un io infinito, capite? Un principio generale, d'accordo? Non siamo ancora a livello empirico, ok? L'io pone dunque un non io, che è il suo opposto. L'io può porre solo qualcosa che è dentro di sé, perché non c'è niente al di fuori dell'io. L'unica cosa che l'io può opporre a se stesso, in questo secondo principio, che mentre il primo si chiama tesi opposizione, questo si chiama antitesi, d'accordo? Questo secondo principio o opposizione. E per antitesi l'io illimitato infinito non può che porre il suo opposto. Il suo opposto, il non io, la negazione dell'io che però esiste all'interno dell'io. Non può esistere niente al di fuori dell'io. Quindi prima la tesi, posizione, si autopone l'io. Poi l'antitesi, opposizione, l'io pone un non io. Come la tesi veniva chiamata anche affermazione, l'antitesi viene chiamata anche negazione, d'accordo? Negazione. Allora, quindi questo è il secondo principio. L'io oppone a sé un non io. L'io deve per forza porre qualcosa, non può finire qua che l'io viene posto e autoposto finisce qua. L'io deve per forza porre qualcosa perché abbiamo visto che l'io non è un essere ma è un'azione, è dinamismo puro. E quindi nel momento in cui viene posto, si autopone, si pone come ponente, d'accordo? Si pone come ponente.
essendo dinamismo puro, libertà, essendo azione pura, nel momento in cui si pone, o meglio si autopone, automaticamente deve porre qualcos'altro, d'accordo? Perché è dinamico. Quindi si pone con la caratteristica necessaria di essere ponente qualcos'altro, ok? Per questo deve per forza porre un non io. Attenzione, il non io, a differenza dell'io, è statico, d'accordo? È statico e infatti, attenzione, Fichte dice che se l'io è libertà, fate molta attenzione, il non io è necessità, ok? Il non io è necessità e quindi è statico, quindi il non io non porrà niente altro perché il movimento si ferma. L'io dinamico pone il suo contrario è un non io ma deve anche avere delle caratteristiche contrarie all'io. Se l'io è dinamico e ponente, il non io che è il suo opposto deve avere le caratteristiche opposte, cioè invece di dinamico è statico, invece di ponente non pone più niente, d'accordo? Quindi questo è il secondo principio. Qui attenzione, ci sono differenti interpretazioni. Questo non io posto dall'io è il suo opposto, ma è anch'esso un io illimitato o infinito? Illimitato e infinito. Purtroppo Fichte non è chiaro, Fichte è un filosofo oscuro, dice Fichte ripetutamente che è il suo opposto, ma non è chiaro se si tratti di un io illimitato o infinito. Si potrebbe pensare che sia illimitato e infinito per ciò che viene dopo, cioè per il terzo principio che adesso vediamo. Però pensando che il non io è opposto all'io, se l'io è infinito e il non io è opposto, deve avere la caratteristica opposta, cioè dovrebbe essere finito. Guardate, io non sono un esperto di Fichte, ci sono differenti interpretazioni anche nei manuali scolastici. Per esempio, un manuale come Reale e Antiseri, sono due grandi studiosi, Reale e Antiseri, dicono che il non io è illimitato e infinito come l'io, d'accordo? Però diversi altri testi scolastici, per esempio nell'Abagnano non si capisce neanche bene se vai a leggere l'Abagnano, però un altro testo molto preciso, Esposito Porro è un testo molto filologico, si dà le interpretazioni d'autore degli autori, però si basa sempre molto sul testo degli autori, sulle fonti precise che vengono sempre citate. L'Esposito Porro dice no, eh, il non io non è limitato infinito, ma è finito, d'accordo? Se vogliamo andare un po' sui social, il mio collega, bravissimo, naturalmente molto più bravo di me, Barba Sofia, no? Che sapete fa le sue eh, lezioni molto molto visualizzate, anche lui dice che il non io è finito, d'accordo? In ogni caso ci sono delle interpretazioni. Il terzo principio, attenzione, lo metto in mezzo ai due, è il principio della sintesi, cioè tesi, antitesi e sintesi, oppure posizione, opposizione e limitazione. La tesi viene anche chiamata posizione, l'antitesi viene anche chiamata opposizione e la sintesi viene chiamata anche limitazione, d'accordo? Ok. Ehm, limitazione. Quindi abbiamo posizione o affermazione, opposizione oppure negazione, tesi e antitesi, e poi sintesi ovvero limitazione. Limitazione, che cos'è la sintesi? Succede che questi due principi, l'io e il non io, entrambi illimitati, infiniti, si scontrano tra di loro, cioè abbiamo un'opposizione, d'accordo? L'opposizione però non fa sì che l'infinito positivo e l'infinito negativo si annullino, come in algebra, più infinito meno infinito non fa 0. Come vedete, più 2 meno 2 fa 0. Sì, ma in quel caso parliamo di grandezze finite.
secondo Fichte invece qui ci troviamo di fronte a due infiniti. Allora la somma algebrica di due infiniti, un infinito positivo e un infinito negativo, secondo Fichte non dà l'annullamento, non dà lo zero, dà invece una limitazione, fa in modo che l'io illimitato e il non io illimitato si elidano, si limitino a vicenda, si taglino in qualche modo a vicenda per dare due strutture, cioè un io finito, limitato, e un non io finito, cioè anch'esso limitato, capite? Quindi mentre nel primo principio c'è una sola struttura, l'io, mentre nel secondo principio viene posta una sola struttura, il non io, nel terzo principio, limitazione o sintesi, vengono poste due strutture contemporaneamente, l'io limitato, scusate, ho scritto l'io limitato e il non io limitato, ovvero l'io limitato o il non io, l'io finito o il non io finito. Capite che cosa succede? Succede, vediamo, che il non io, scusate, l'io illimitato scalfisce, elide, limita il non io illimitato e viene fuori un non io limitato. Il non io illimitato va a limitare, a scalfire, a tagliare l'io illimitato e viene fuori un io limitato, d'accordo? Si scontrano, ognuno dei due, l'io illimitato e il non io illimitato, limita l'altro, d'accordo? Limita l'altro in modo tale che esca fuori un io limitato e un non io limitato, capite? L'io illimitato va dal non io illimitato, lo elide, lo limita e nasce il non io limitato. All'inverso, il non io illimitato, infinito, va dall'io illimitato, lo elide, lo limita e viene fuori l'io limitato, d'accordo? Questo secondo l'interpretazione che a me sembra più logica, che anche il non io sia illimitato, ma nell'altra interpretazione, cioè che il non io sia limitato, ovviamente lo scontro tra un io illimitato e un suo limite, il non io illimitato, è in realtà quindi è il non io limitato e quindi verrebbe fuori, secondo questa interpretazione, soltanto l'io limitato, perché in realtà il non io limitato sarebbe già, capite, dell'opposizione del secondo principio, mentre il non io illimitato non sarebbe mai esistito. Dipende, abbiamo visto dall'interpretazione precedente. Spero di non essere stato, diciamo, troppo confuso, d'accordo? Lui chiama Fichte l'io limitato e il non io limitato anche io divisibile e non io divisibile, capite? Quindi eh, ora siamo arrivati finalmente al momento empirico, cioè l'io limitato e il non io illimitato sono l'io e il non io all'interno di me. Vi lascio, comunque vedremo poi in seguito che l'io è più nobile del non io, perché l'io è azione, mentre il non io è mancanza di azione, è passività, ok? Ma soprattutto l'io è libertà, infatti vedremo che l'azione viene identificata con la libertà, l'io è libertà, mentre il non io è necessità, quindi il non io di fatto, il non io, la natura, so, Fichte dice che il centro di irradiazione di una forza creativa spirituale, l'io, quindi il non io che è libertà, che è azione, quindi capite il non io generato dall'io, che cos'è? La natura. Fichte vede la natura come qualcosa di morto, di inerte, di passivo, che limita le possibilità dell'io. Lo vedremo che l'io, nelle sue possibilità, trova un limite nel non io che lo blocca, d'accordo? Che lo limita, d'accordo? Questi comunque sono i tre principi di base della filosofia di Fichte. Non vi ho raccontato tutto, però di fatto, se voi ci pensate, queste tre sono tutte e tre le critiche kantiane. Poi ci dobbiamo aggiungere anche delle cose e così via, ma in realtà tutto è più semplice.
Vi sembra una filosofia come quella di Kant, ovviamente è completamente diversa. È molto singolare come Fichte reinterpreta la filosofia di Kant. Per esempio, vedete che affermazione, negazione e limitazione, i tre movimenti, affermazione, limitazione e negazione, sono tre delle 12 categorie kantiane. Vi ricordate? Affermazione, negazione e limitazione sono le categorie di qualità, e le altre 9 categorie kantiane Fichte le deduce sempre in un modo simile. È molto strano, però Fichte dice questa è la vera filosofia di Kant. Invece di trovare le 12 categorie in maniera meccanica, prendendo la tavola dei giudizi, eccetera, io, capite, ve le faccio proprio scaturire dai principi stessi del sistema. L'io penso, la percezione trascendentale di Kant, per Fichte diventa il principio fondamentale, il principio alla base di tutta la realtà, il principio di tutto nella sua visione particolare della filosofia di Kant. Ora vedremo che lui in questo modo, capite, Fichte unifica tutte e tre le critiche all'interno di un processo totalmente unitario. Vedremo la prossima volta come la spiegazione dell'attività conoscitiva, critica della ragion pura, e la spiegazione dell'attività morale, critica della ragion pratica, vengono spiegate in maniera unitaria e molto più semplice sulla base dei due stessi principi. Lo scontro tra io e non io è alla base sia della conoscenza sia della morale, cioè un certo scontro tra io e non io produce conoscenza, un altro tipo di scontro tra io e non io produce morale. Però in realtà critica e ragion pura e critica e ragion pratica, conoscenza e morale vengono fatte derivare dagli stessi due principi, io e non io, senza quella difformità che ovviamente c'è tra le due prime critiche kantiane. Lo vediamo la prossima volta.